Buongiorno dalla tappa di riposo di questa Dakar 2023. Dopo 8 tappe nel deserto dell'Arabia Saudita, i nostri piloti hanno finalmente un pochino di tempo per riposarsi e, nel caso dei piloti della Malmoto, di rimettere in sesto le loro moto per le ultime 6 tappe di questa avventura. Saranno 6 tappe impegnative, tutte nel sud dell'Arabia e nell'Empty Quarter. 6 tappe di sabbia molto temute da tutti. Ma per il momento un po' di relax. Eccoci qui, ciao, sono Maurizio Gerini, sono il navigatore di quest'auto che è guidata da Laia Stanz e nulla, ci troviamo a Riyadh per il giorno di riposo. Come vedete i ragazzi stanno sistemando l'auto che ha avuto non poche vicissitudini durante questa prima parte di Dakar. Abbiamo avuto vari problemi, soprattutto dopo un cappottone con 4-5 giri in aria e la macchina ne è uscita praticamente distrutta. Per fortuna siamo riusciti in qualche modo a sistemarla. Ho lavorato un sacco io e poi i ragazzi dell'assistenza veloce in gara col camion che ci hanno raggiunto e incredibilmente siamo rimasti ancora in gara, quindi nulla, adesso aspettavamo questa giornata per ripristinare un po' tutte le cose rovinate e nulla, nel nostro team sono rimaste 2 auto delle 3 che eravamo, l'altra che vedete da questa parte è quella del nostro amico di moto Carlos Ceca, che adesso era qua nei paraggi, magari poi lo incontriamo, anche loro stanno lavorando. La terza auto purtroppo è uscita il giorno 2 con un altro altrettanto cappottone terribile dove purtroppo non sono riusciti a ripartire e nulla, adesso vi porto a vedere un pochino dall'interno la nostra auto. Allora, una particolarità di quest'auto che non tutti ancora sanno, però sulla quale il team ha fatto molta leva, è il tema dell'ecosostenibilità. Siamo il team più ecosostenibile di questa Dakar, in quanto andiamo a carburante sintetico derivante da fonti rinnovabili e vabbè, è una cosa particolare è che costa 9 euro al litro. Speriamo che con questo inizio ci sia un maggior sviluppo e magari un abbattimento dei costi. Praticamente c'è uno studio che nel dettaglio poi potete trovare sui dettagli di Astara, io non sono proprio così ben ferrato, però c'è uno studio che calcola tutto il consumo di CO2 di tutta la squadra, anche dei mezzi assistenza e tutto quanto, e andranno a compensare con le emissioni regalando, non so bene, ossigeno da qualche parte o piantando piantagioni nel mondo. Comunque no, c'è un progetto realmente certificato che abbatte completamente le nostre emissioni. Allora, posso dire fermamente che in questo team siamo messi molto bene come quote rosa perché questa è Iona, è la nostra meccanica che devo dire è bravissima, parla anche italiano un poco. No, solamente un po'. Viene sempre in Italia perché lavora al trofeo Porsche GT, algo così? Sì. Sì? Vabbè. Dinamica. Quindi Laia pilota, lei meccanica, ne abbiamo un'altra qua in giro, responsabile tecnica un'altra ragazza, quindi siamo già a 4. Laura la fisio. Laura 5. la fisio 5, quindi dai, su, siamo messi bene. Poi siamo anche multietnici perché l'auto viene costruita in Sudafrica e abbiamo i tecnici sudafricani anche. Quindi perfetto. Adesso vi porto all'interno della nostra auto e vi faccio vedere qualche dettaglio. Tanto mi hanno messo la scaletta perché è un po' alta e già salire è un programma, perché bisogna fare una mossa un po' così. Ed eccoci a bordo. Praticamente nulla, adesso sperando che non si arrabbino i meccanici do il contatto così vedete il display. Da qui possiamo controllare un po' tutti i valori dell'auto, compresa la retrovisione della telecamera che poi io posso cambiare, metterla come immagine principale, vedete Iona che sta lavorando dietro, poi qua ci sono, cambiando ancora lo schermo, tutti i valori da tenere sotto controllo durante la gara. Cosa molto particolare di quest'auto è l'autogonfiaggio. Adesso non so se si può vedere questo più o meno, mi permette di cambiare, poi verranno scontrate su questo display,
le pressioni delle gomme durante la corsa. Io tutto il tempo monitoro le gomme, nella sabbia le sgonfio per avere maggiore trazione e nella roccia, nei sassi, per evitare le forature vado a mettere una pressione più alta. Dalla mia postazione cosa ho? I 2 tablet, cosa molto particolare che a quanto pare verrà inserita anche per le moto l'anno prossimo. Con questo telecomando vado a cambiare la casella oppure a marcare quelle che abbiamo già fatto e poi le cambio. Ho indicato il chilometraggio, i waypoint, come in questo caso un waypoint Eclipse, e tutte le informazioni che mi servono. Siamo ancora sulla schermata di ieri all'arrivo, come vedete qui, al bivacco. Siamo andati al bivacco a 382 km, difatti il chilometraggio coincide. E nulla, questa è la mia posizione. Dal tablet destro riscontro tutti i waypoint che prendiamo per non perdere neanche uno. Adesso mi dice che ok, ho preso tutti i waypoint dello stage. E questo è il mio punto di vista, quindi nulla, certo che guidare sarebbe ancora più bello, però mi sto togliendo molte soddisfazioni e è molto bello, veramente gratificante. Oggi facciamo i grandi lavori, poi dicono che io non faccio manutenzione, ma sono voci false. Capito? Guarda qua che lavoretto. Abbiamo fatto 8 giorni e li abbiamo finiti. Sono super contento perché Otti si sta comportando alla grande, ha dato retta, non ha fatto il pazzo. No, beh, il primo giorno l'ho passato io a lui e lui mi fa: Otti, stai un po' esagerando, ti consiglio di andare più piano. Io ho detto vabbè, gli do retta. Il secondo giorno mi ha superato, da quel giorno non ho più tenuto il suo ritmo, per cui vuol dire che è stata una sua tattica. No, dai, battute a parte, l'ideale, ho trovato il ritmo. E infatti, ecco, diciamo, ci ho messo 2 o 3 giorni, al terzo giorno ho capito il ritmo mio. Ci metti un attimo, poi vai via con le persone che vedi che vanno al tuo passo. Non bisogna straffare, qua bisogna riuscire a capire quali sono le tue reali condizioni e possibilità, e se vai così hai meno sicuro, meno problemi. Dai, sta andando meglio dell'anno scorso, che era finita abbastanza presto, quindi contenti, bella, divertente, ma dura, tanto dura, più dura quanto mi immaginassi, però dai, bella, siamo qua al giorno di riposo, mancano 6 giorni e si va in una zona abbastanza interessante, quindi quello dovrebbe essere molto bello. La Dakar prima di arrivare qua era un sogno, quindi l'obiettivo era di farlo durare il più a lungo possibile e diciamo che sta durando, cerchiamo di portarla alla fine. L'unico problema è capire che adesso le ultime tappe siano delle speciali corte, da esperienza vuol dire che sono toste, e toste lo sono state fino adesso, non so cosa hanno fatto ancora più tosto di così, però se è tosto per me sarà tosto che per gli altri, quindi tosto per tutti. Ma il comune mezzo gaudio, come si può dire, adesso non saprei dire la battuta adeguata, ma è come dire se passano gli altri passo anch'io, quindi o tutti o nessuno. La Dakar è una grande avventura in cui ti metti alla prova e forse quello è il suo bello, per me è questo. Sì, me l'aspettavo dura sì, così tanto ni. Però in fondo siamo qui per misurarci con noi stesse, penso, cioè non è che vieni qui per misurarti con gli altri, ma con quanta, mettiamolo tra virgolette, cazzi mai, e quindi niente, è una sfida con te stesso prima, poi arriva il resto. La Dakar è un viaggio romantico ed esperienziale, secondo me non come pilota ma come uomo. È l'occasione per un individuo di confrontarsi, come può essere per tante altre attività avventuriere, con i suoi limiti. Soprattutto ti consente, forse in fondo di porti una domanda: chi sono io? Chi sono stato? E chi diventerò? Ecco, io in questi giorni devo dire non le ho ancora messe in linea le risposte focalizzate, ma sto rispondendo un po' a queste cose.